Buongiorno amici tichettiani, Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nuovo video. ci troviamo qui in Ungheria e siamo in un polmone verde pieno di natura. Verdissimo, verdissimo, pieno di flora e di fauna, tant'è che è un parco molto famoso, come diceva Fede, un polmone verde per questa nazione, addirittura dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Quindi abbiamo dormito in un parcheggio qui davanti. Questa è una zona un po' palustre, diciamo, lagunare, e doveva essere attrezzata con un trenino, che vedete la rotaia dietro di noi, che portava all'interno di queste lagune per fare la visita. Purtroppo è dismesso da diversi anni, c'è tanto di cartello e si può andare quindi solamente a piedi. C'è un lungo percorso da fare in 4 ore, ora noi faremo un pezzetto, andiamo a vedere un po' di questa zona lacustre dove dovrebbe esserci tantissima flora e tantissima fauna. Sentiamo infatti il cinguettio degli uccellini. È vero, abbiamo dormito, come dicevo prima, nel parcheggio qui davanti che era libero, c'era un altro van degli olandesi, insomma si può dormire in Ungheria nei parcheggi, per ora non ci ha dato problemi, per ora non ci hanno disturbato, diciamo così, non ci hanno mandato via, e oltretutto con un silenzio incredibile. Poi eravamo proprio qui e siamo tuttora parcheggiati qui a fianco a questa vegetazione, quindi un concerto ieri sera e anche stamattina quando ci siamo svegliati di questi uccellini, meraviglioso. Ora proseguiamo perché sennò è troppo caldo, più tardi vogliamo farla adesso. Il nome del parco è Ortobagi e quindi ora lo andiamo a esplorare insieme. Lungo il percorso troviamo tutti questi cartelloni illustrativi che ci mostrano tutti i volatili presenti in questo parco. Abbiamo letto anche che qui dovrebbero essere presenti molte bufale, come vediamo anche sul pannello illustrativo. Qui vediamo anche tutte le varie mosche, insetti vari che troviamo qui. Ora sono lontanissimi, ma vediamo anche tantissimi aironi. Purtroppo sono molto lontani e infatti abbiamo visto diverse persone che vanno in giro con i binocoli super potenti e anche attrezzatura fotografica con teleobiettivi potentissimi in modo da poter vedere bene questi animali. Effettivamente il treno deve essere fermo da diversi anni, a giudicare dalla vegetazione sulle rotaie. A giudicare dai movimenti e dal volo perlustrativo deve essere un martin pescatore questo. Bellissimo ragazzi, ci sono dei colori, lo ripetiamo sempre, però è bellissimo, verde brillante con tutti questi uccellini che hanno un piumaggio colorato, un paradiso. E sinceramente ci lascia anche perplessi, ne stavamo parlando poco fa, il fatto che abbiano ideato queste rotaie in mezzo a questa natura incontaminata e questo trenino che doveva fare la spola praticamente tra il centro visite e un punto non ben definito e fare avanti e indietro per portare le persone. Ora, questo si parla piano come tutti fanno perché insomma è una natura incontaminata, Infatti. siamo ospiti di questi animali e noi ci sentiamo veramente ospiti. Come può un treno che comunque, anche seppur elettrico, a qualsiasi alimentazione vada, un rumore lo creerà sempre? Com'è possibile che abbiano ideato una cosa del genere dentro questo parco che deve essere silenzioso per rispetto degli animali? Quindi da una parte il fatto stesso che si possa andare solo a piedi o in bici a noi ci fa altro che piacere. Infatti Non lo vediamo una brillante idea. no, ci auguriamo che rimanga fermo ancora per Sì. tanti anni a venire. Sì, è stato proprio secondo noi un po' un investimento un po' pensato male, perché poi laggiù c'è il capannone dove è conservato il treno dentro, almeno
c'è una stazione tutta ferma, in disuso, quindi forse questi soldi potevano essere spesi in un altro modo, diciamo. Anche perché è molto piacevole farla a piedi. Qui abbiamo anche una torre di avvistamento, andiamo su a vedere il panorama. Wow! E qui dalla sommità della torretta possiamo ammirare tutto il parco nel suo massimo splendore. Bellissimo, bellissimo. Lo so che sono monotona, dico sempre bellissimo, ma è bellissimo, ragazzi. Che altro aggettivo posso usare? Bellissimo. Di tutto. Cigni, fenicotteri, garzette, aironi, rane, si sente in sottofondo il gracidio. Vi vorrei trasmettere questi suoni della natura perché sarebbero fantastici, veramente. Proprio è una passeggiata rilassante e molto immersiva, e felici che abbiano preservato questa zona perché è un polmone verde. Un polmone verde che è molto esteso, tra l'altro. Ci siamo soffermati una decina di minuti proprio a respirare quest'aria pulita e ad ascoltare i suoni della natura, e si faceva una riflessione di quanto siano fortunati gli animali che vivono in questo ambiente rispetto ad esempio a dei gabbiani che vivono in città. Sì, o una rana che magari vive in un laghetto piccolo striminzito o in un parco cittadino, ad esempio, no? Perché qui veramente hanno spazi infiniti, si sentono i suoni che si scambiano tra di loro, è proprio un microcosmo a parte. E qui veramente l'essere umano si dovrebbe sentire ospite, come dovrebbe, diciamo, usare sempre una forma di rispetto nei confronti degli animali. Lo sapete, noi ci teniamo tanto agli animali e quindi, insomma, quando li vediamo trattati come non dovrebbero ci crea molta sofferenza questo. Qui invece, ecco, siamo felici perché ci sentiamo proprio ospiti e camminiamo quasi in punta di piedi, perché questo è il loro regno. È il loro habitat naturale. Qui abbiamo anche la stazione di Megalò, che è una delle prime tappe che faceva il trenino quando era in funzione. Qui vedete il binario che è monorotaia. Qui abbiamo anche un bel gioco per i bambini dove possono indovinare il nome dei pesci. Questo è il Ponti, che è la carpa. Mi sembrerebbe, sì, perché ovviamente il nome è scritto in ungherese, Lezuxtakarras. Questo c'è non so se è in via di estinzione, vuol dire questa parola qui, oppure che è un pesce pericoloso, magari è tossico o qualcosa del genere. Purtroppo non abbiamo la connessione qui all'interno del parco, giustamente non ci sono ponti di connessione, la scheda ungherese non prende, quindi non possiamo tradurle i cartelli, che per la maggior parte, tipo questi informativi, sono anche in lingua inglese, ma questi, diciamo, interattivi dei giochi per bambini di legno sono solo in ungherese, quindi non capiamo purtroppo certe scritte. È bella anche così.
presa al volo la ragazza qui del negozio che praticamente sta usando la frusta tipica dei mandriani qui ungheresi, quando diciamo riuniscono il bestiame. Insomma, è una figura tipica qui dell'Ungheria e questa è la zona tipica, e vendono queste fruste in questi chioschetti. Un po' come noi siamo maremmani, come la figura del buttero in Maremma, mi viene da pensare, ecco. Qui vendono tutte le fruste di tutte le misure e di tutte le tipologie. Ci siamo spostati in quest'altra zona, centro informazione, ora andiamo a carpire un po' di notizie. Qui ci sono anche un po' di guide, di mappe. Ci siamo spostati nella cittadina qui vicino di Ortobagi e questo dietro di noi è il famoso ponte a 9 archi di Ortobagi che passa sul fiume Ortobagi. Non si possono sbagliare, in No. questo modo non fanno confusione. La cittadina è veramente una frazione piccola, però è il fulcro, diciamo, del Gran Parco, perché c'è il principale centro visite. Quello che avete visto, ci sono infatti chioschetti, un piccolo museo, varie statue, insomma è il parco principale, è il punto principale della partenza e dei sentieri, mentre l'altra parte che abbiamo già visto, diciamo, è una dislocazione, una 7-8 km da qui saranno, è un po' più lontano, però veramente, come vi dicevamo, è un parco immenso, quindi va fatto sicuramente a tappe. Proseguiamo per questi sentieri, ci perdiamo un po' fra il paesino e il centro visite. Qui abbiamo anche il parco natura con tutti i ponti tibetani, quindi chi volesse esplorare gli alberi dall'alto può fare una bella passerella. Un'attrazione che sicuramente piacerà ai bimbi. Eh sì, ce ne sono tanti infatti, una bellissima giornata poi oggi. Però mangiano anche parecchio, eh? Eh sì. Approfittiamo di questo cartellone anche per vedere un po' di piatti tipici della zona. Il bab goulash, mara porcolt, hanno tutti un po' i nomi impronunciabili e i prezzi vanno intorno ai 3-4 mila fiorini. 4.000 fiorini sono tipo 10 euro, quindi questi sono un po' i prezzi medi. Qui abbiamo un'altra bella varietà di fruste e non sono quelle per montare la panna. Ci siamo seduti qui in questo pratino all'ombra perché oggi è, ragazzi, è una giornata caldissima, il sole picchia forte, ci saranno 30 gradi e quindi avevamo bisogno di un po' di fresco. E ne approfittiamo da questo luogo per darvi alcune informazioni sulla steppa che stiamo attraversando. Allora, viene chiamata così appunto steppa ungherese, non è altro che questo parco di Ortobagi che dista circa 2 ore dalla capitale Budapest. È stato dichiarato parco nazionale, il primo
in territorio ungherese nel 1972, oltre che supportato dall'UNESCO, come vi abbiamo già detto, e dichiarato successivamente patrimonio della biosfera, quindi diciamo che ha tutti i titoli per essere un super parco, per fortuna, e protegge tante specie di animali, come vi abbiamo detto. Non è difficile, mentre si viaggia all'interno del parco, incorrere appunto in animali piccoli, volatili, cicogne. C'è un centro di recupero qui davanti a noi, ora magari faremo 2 passi per andarli a vedere da vicino, ma si possono vedere anche animali di taglia più grande. Infatti si possono trovare tantissimi bufali, tantissimi cavalli, e molto tipici sono i mandriani ungheresi, vestiti con i loro tipici abiti blu, che gestiscono questi animali un po' come fanno i nostri butteri in terra maremmana. Infatti l'ho detto prima, vedendo la ragazza che faceva vedere al pubblico come si schiocca la frusta, che è lunghissima. Ed è anche brava, perché è difficile giostrare la frusta, anche perché queste sono fruste professionali. Sì. Sono in grado di staccarvi un braccio se non vengono adoperate nella maniera corretta. Ma poi sono lunghe, quindi è semplice, è facile che uno se le sbatta addosso. Ogni tanto sentiamo infatti questi schiocchi, pam pam, Pam pam. e loro, ovviamente i mandriani stessi, le usano per addestrare, per gestire il bestiame e i cavalli stessi. Quindi non è difficile, come dicevamo, incorrere in questi spettacoli così passando. Noi ancora siamo arrivati da poco qui in questa zona, speriamo di vederli, quindi questa è la nostra speranza. Anche relativamente ai cavalli abbiamo letto che questi pascolano proprio allo stato brado, quindi anche muovendosi con la macchina per le strade che attraversano tutta l'immensa steppa, se siete fortunati potreste incontrarli. Viene chiamata anche steppa ungherese, probabilmente dipende anche dal momento, dalla stagione. Ora ovviamente c'è l'erba fresca, rigogliosa, più avanti forse ci sarà tutto secco, asciutto, e infatti nel web si legge che si vede una distesa color oro, quindi deve essere anche bello suggestivo, insomma. Al momento prendete le immagini che vengono. Pensate che questa è la steppa più vasta dell'Europa dell'Est. Steppa ungherese che viene localmente chiamata Puszta, E all'interno della quale ci sono tanti locali dove mangiare il famoso goulash. Chissà quando chissà. lo proveremo, eh? Prima o poi lo assaggeremo. Certo, lanciata così in questo momento che è l'ora di pranzo, Io ho una fame, ragazzi. è un fallo a gamba tesa, Mi mangerei un bufalo intero. Qui c'è un turista che fa le prove con la frusta, ma come vedete con tante difficoltà. È difficile, ragazzi, e bisogna stare attenti a non darsela addosso. È tutta tecnica. Qui vedete delle gabbie dove ci sono degli uccelli in fase di recupero, perché abbiamo letto appunto che vengono curati gli animali feriti. E vediamo anche tante cicogne che fanno il nido in cima a questi pali e volano libere sopra le nostre teste. Qui dietro poi abbiamo questa voliera gigante, sopra vedete le cicogne libere che fanno appunto i loro nidi, e sotto ci sono gli animali feriti che sono sotto le cure dei veterinari locali all'interno di questo centro recupero volatili. Quindi anche questa attività ci piace molto. Guardate cosa ho in mano, il salamino ungherese, anzi il salamone ungherese. Siamo finiti di nuovo qui. Abbiamo preso il nostro telo da picnic, ci siamo sdraiati sul prato all'ombra di questo bell'albero con le cicogne dietro di noi che svolazzano, e si fa un bel pranzetto di quelli da picnic, quelli da parco, da prateria. Da parco, siamo nel parco, si sta bene, c'è questo ventolino, mamma mia, e dopo la passeggiata ci voleva un po' di energia. Sì. Quindi buon appetito e poi ripartiamo. Buon appetito. Abbiamo fatto un buon pranzetto e ora ripartiamo. E nel frattempo Marta si studia questa bellissima cartina che abbiamo trovato al centro turistico informazioni. Felice io, molto felice ragazzi. Come sapete le cartine cartacee mi piacciono tantissimo. L'ho trovata, l'ho vista da lontano, come un falco, l'ho presa al centro visite
e è fatta bene e c'è tutta l'Ungheria con le strade molto dettagliata. Guardate qua, che lavori! Budapest, questa è tutta la nazione. Pensate che il parco è questo, tutto questo qua, e la città più vicina, più grande è Debrecen, dove noi ora andremo. Esatto, e quindi ci rimettiamo subito in cammino.